Ecco ragazzi, siamo nel BIOS di ROG Maximus Z790 Apex Anchor e la prima cosa che balza all'occhio è l'aggiornamento al BIOS alla versione 14.02, dove c'è anche l'aggiornamento del microcode alla versione 0x125. Come prima cosa portiamoci nella scheda Extreme Tweaker. In questo caso scorriamo tutti i valori fino all'alto e su Performance Preference imposteremo Asus Advanced OSI Profile. Su AI Overclock Tuner imposteremo XMP al valore 1 e l'XMP stesso su DDR5 7400 MHz. Questo perché io ho la possibilità con le mie Dominator Titanium di impostare due profili XMP 7200 MHz, 7400 MHz. Usciamo dalla scheda. Su Asus Multicore Enhancement lasceremo tutto in automatico, mentre sulla scheda DRAM Frequency imposteremo DDR5 a 7600 MHz. Scendendo e scorrendo i vari parametri del BIOS ci portiamo nella scheda DRAM Timing Control, dove avremo cura di impostare il Cache Latency Time a 36 per dare stabilità ai 7600 MHz e il Raw Watch Strobe a 94 per avere un po' più di performance. Usciamo dalla scheda e ci portiamo sulla scheda DG Plus VRM, una delle nostre schede fondamentali. In questo caso imposteremo la Load Line Calibration a livello 3, che è un livello più basso del 4 che abbiamo impostato in precedenza e quindi è una load line più debole della precedente, ma che allo stesso modo ci darà un vantaggio nella caduta di tensione con un abbassamento dello spike tra p-drop e undershoot quando il processore passa dallo stato di idle a quello di load. Ora però dobbiamo sintonizzare questa load line calibration per avere la stabilità del sistema, pertanto ci porteremo sulla scheda interna al CPU Power Management e in questo caso, scorrendo i valori fino all'alto, mentre lasceremo tutti i parametri iniziali su automatico, avremo cura di impostare il limite massimo di corrente a 400 A, che peraltro è il limite stabilito dal profilo Extreme di Intel. Scendiamo sul PL1 e lasceremo in automatico. Il processore setterà in automatico i 253 watt. Sul PL2 invece agiremo in manuale e avremo modo di impostare 273 watt, sempre per non castrare troppo le prestazioni del 14900K. Il parametro fondamentale che dobbiamo considerare nella scheda Extreme Tweaker CPU Power Management è l'AI Load Line. In questo caso lo imposteremo a 0.37 perché non è consigliato utilizzare una Load Line Calibration debole e un parametro Load Line debole. AI DC Load Line lo lasceremo in automatico, ma potremmo benissimo impostarlo a 1.1 milliohm, che è il valore che peraltro avremo se riscontreremo con Intel Monitor. Scendendo ancora, l'ultimo parametro che è importante per il nostro tipo di stabilizzazione dell'overclock delle RAM e del sistema in generale è l'AI VR Voltage Limit, che lo imposteremo a 1500, 1,5 volt, in quanto si è parlato tanto nei video su YouTube e sulle prove che hanno fatto dei recensori molto più qualificati del problema della massima richiesta di tensione del processore. Allora noi ci proteggiamo senza avere troppe considerazioni di quanto richiede la scheda e lo imposteremo a 1,5 volt. Il valore normalmente vi dico che è impostato a 1.7 volt. Usciamo dalla scheda interna al CPU Power Management e ci portiamo direttamente
su Global Core SVID Voltage, dove avremo cura di impostare il parametro su Adaptive Mode lasciando tutto in automatico per far sì che le richieste SVID che il processore richiede al VRM vengano sintonizzate in automatico con la scheda VF Point Factory Fused del processore. Scendiamo ancora e l'ultimo parametro da impostare, nel mio caso specifico ma in generale, è il Memory Controller Voltage, che se lasciato in automatico con una frequenza di 7600 MHz raggiunge facilmente gli 1.38-1.4 volt. Ma vi dico che anziché migliorare la stabilità e la performance delle memorie finisce solo per peggiorare il tutto. Pertanto il voltaggio di sweet spot lo troviamo su 1.3 volt.